Oh, sono arrivate le nuove Mutirelli. No, grande. Potremmo fare un bel viaggetto per testarle. Perché no? Quanto tempo hai? Una settimanina? Ho un'idea in mente, un posto dove si fa strada, fuoristrada, una cultura diversa e tanta storia. Si mangia bene? Alla grande. Andate, andiamo. Allora, ci siamo con la preparazione. Che porti di bello? Intimo, termico. Anch'io ho 3 magliette. Ho portato anche un kit che ho sviluppato nel tempo, nei vari viaggi. Ora, speri sempre che non serva, però un piccolo kit d'emergenza. Benzina, abbiamo 30 litri. Però magari, anzi, mi è servito spesso per aiutare gli altri che ho trovato in panne. Un piccolo sacco a pelo, bicomponente in pasta, nastro americano, una piccola borraccia d'emergenza e vabbè, questo più per il fuoristrada, è una sega Ah, quelle a catena. Multitool? multitool, ce l'ho dietro di là e poi macchina fotografica per un viaggio, almeno dai, immortaliamo un po' di momenti. Tu sei pieno di roba tecnica, io non ho niente. Farò affidamento su di Fai te. affidamento su di me, dai. Anni e anni di viaggi in cui portavo dietro il mondo. Abbiamo fatto il contrario, io anni e anni di viaggio ho aggiunto sempre roba e Io te hai ho tolto. tolto. Siamo perfetti. Perché vai con uno che ha aggiunto roba, è perfetto, è giusto. Va bene, ci vestiamo. Ci vestiamo. Eccoli, Siamo. ci siamo. Oh, bella, che spettacolo, eh? Mettiamo le borse? Cruise control adattivo con radar. Io ero un po' scettico in fase di sviluppo sulla reazione, no? Troppo reattivo, troppo poco, invasivo, non invasivo. Invece la frenata, sì, perché ho detto sono in moto, su 2 ruote la moto mi rallenta da sola e invece non fa una piega. Oggi è giornata lunga, eh? Quanti chilometri abbiamo fatto? 700 km più o meno, ma più che altro è il caldo, 40 gradi, sembrava di avere un asciugacapelli puntato addosso. Adesso si sta un po' meglio, dai. Ora si sta meglio, dai. Adesso si sta un po' meglio. Dai, comunque abbiamo fatto una bella tirata, siamo qui in Puglia. Oggi un po' di fuoristrada comunque l'abbiamo fatto. Sì, poi questa l'abbiamo fatto, un po' si è consumato, dai. Consumato. Bisogna reintegrare. Allora Andre, mi dici dove mi porti? Oggi lo scoprirai, prendiamo il traghetto da Brindisi A che ora? alle 13, però facciamo un po' di 13? strada prima. Ah, perfetto, allora anche io qualche posticino dove portarti. Beh, dai, almeno si fa 2 curve,
2 foto, ho portato la macchina fotografica, ancora l'ho usata poco, però si va. Allora, qui a destra siamo al porto. L'abbiamo fatta. Siamo arrivati al traghetto per la Grecia, ancora Edo non lo sa, ma l'idea è quella di fare un bel giro nella Grecia continentale e poi rientrare. Allora, andiamo a fare il check-in per il traghetto. Ciao! Ehi, ci siamo? Andiamo dai, Siamo. si riesce a prendere. Quindi dove andiamo? Qui c'è un po' di scelta, ma Albania, Grecia? fino all'ultimo non lo Turchia? scoprirai. Dove andiamo? Fino all'ultimo è un segreto. Ora la destinazione Palese. è palese, Grecia. Quindi si mangia un po' di pita. Ho guardato un percorso, ma neanche io sono stato nelle zone, proprio esplorativo. Abbiamo fatto tanto trasferimento, però ora inizia il guidato. Ah, finalmente. E comunque con la rally trasferimento zero problemi. No, infatti incredibile, protezione Comfort, aerodinamica, pazzesco. schiumato della sella, serbatoio da 30 litri, ci siamo dovuti fermare poco, Due quindi volte. 2 volte. Quindi ai tempi dello sviluppo della V4 facevamo Bologna-Brindisi, o meglio Porto Cesario, Nardò, per fare i test, lo facevamo in moto. Per provare gli schiumati e il comfort aerodinamico, oltre che la galleria del vento, anche la realtà delle cose. E chiaramente anche la rally ha tutte quelle accortezze lì, sviluppate e ancora di più migliorate, ma la base viene proprio dall'esperienza diretta. E rivedere gli stessi posti, gli stessi scenari che facevo in quel periodo è stato comunque Bei bello. ricordi. Sì, bello, bei ricordi. Finalmente siamo arrivati, ci sta aprendo sembra di essere in una sauna. Non è che fuori tanto meglio, però. No, almeno non ci sono dei gas di scarico dei cani. Dai, si parte! Parte da mangiare una bella pita. Pita e albergo, albergo Pita. Bah, io farei pita e albergo. Assaggiamo subito la cucina locale. Domani dove andiamo? Domani andiamo in direzione Meteore. Vedevo che andando verso est c'è un ponte ad orso di mulo, un ponte di placa. Sembra molto carino, dai. Vediamo, vai. Magari c'è da fare un bel bagnetto. Oh, quello sarebbe, eh.
Oh. Ho sognato questo momento da 2 giorni. Ah. Comunque non me l'aspettavo di trovare dei posti del genere. Bello. Troppo sottovalutata questa regione. Ah, bello, super wild. Non vedo l'ora di fare quella strada che abbiamo visto dal di là, che sale Che risale. tutta, che risale tutta, ma che poi salirà di quanto? 200-300 metri? Ah, non lo so, c'era quel camion che era enorme, si vedeva, sembrava Formichina. una formichina, quindi sale un bel po'. Poi adesso che sono cominciate un po' le curve, dai, ci stiamo divertendo, riusciamo ad apprezzare un po' le novità, soprattutto adesso che siamo a pieno carico. No, no, alla grande, con le borse come siamo, già la precedente andava da Dio, ma questa ancora meglio perché proprio senti quando prendi il gas in mano tende a tenere ancora meglio la traiettoria e Sì. super divertente. Questi tornanti qua sopra ho goduto. Tartarughina, questo non è un bel posto, ti schiacciano. Le mettiamo qua. Vai. Edo, oggi giorno 4. Finalmente cominciamo a fare un po' di fuoristrada serio qua in terra greca. Dai, saliamo nel Monte Olimpo, Monte Olimpo. che nella mitologia era la casa degli dei. Infatti è un po' nuvoloso, speriamo di trovare, insomma, Di avere di non quel trovarci in panorama. mezzo alle nuvole. Infatti, perché era proprio tipico che sia in mezzo alle nuvole, per questo pensavano, no, fosse la casa degli dei. Sfruttiamo questo momento fresco Infatti. per partire. Poi su sarà freschino perché siamo a 2000 e... 2005? Sì. Oh, finalmente abbiamo iniziato il fuoristrada anche in Grecia. Ancora ci manca Sì. un po' arrivare in cima al Sì, Monte saremo cosa, 2/3, forse secondo neanche me la sì, metà. forse... Bella strada e poi insomma si va su veramente bene, c'è un bel terreno sconnesso il giusto e poi con i nuovi aggiornamenti fatti sulle strategie delle sospensioni, tanta roba. Tanta roba, il fatto che nel suspension mode dedicato al fuoristrada legge il terreno e in base se il fuoristrada è impegnativo o più tranquillo come una strada bianca hai sempre la sospensione più adatta,
è un bel aiuto anche per chi magari non è super skillato in fuoristrada. E questo è il bello delle sospensioni elettroniche, che in base a dove vai e a quello che cerchi hai sempre la moto col settaggio più adatto e è un potenziale enorme rispetto alle sospensioni meccaniche. Ho sentito che anche l'ABS adesso, anche il livello 1 nel ride in modo enduro, è stato tarato con il front to rear, quindi quando uno frena con l'anteriore un po' di freno va anche al posteriore per migliorare la decelerazione proprio anche, sì, perché chiaramente in fuoristrada il freno davanti bisogna essere delicati, un po' d'aiuto del freno posteriore serve sempre. Però la cosa importante è che se uno frena forte col posteriore sovrascrive questa cosa e può bloccare. Vedremo anche quando torniamo giù. Sì, ancora di più, quando scendiamo lo vediamo ancora. Lì lo apprezzeremo ancora di più. Hai bucato? Sì. Sta buono. Adesso il buon Andrea farà il lavoro sporco. Quello che insegniamo al DR Adventure. Te l'è già capitato di farle? Qua sono comode, Più volte. La mettina. Ok. Ale, ora si gonfia. Vai, gonfiare. Beh, diciamo che piccolo inconveniente, però poteva succedere in un posto peggiore. Fantastico. Da qui proseguono a piedi. Però già qui siamo a 2500 metri. Su mi sembra 3000. Quella là è la vetta del Monte Olimpo. Sì. Spettacolo però. Un po' di neve, fresco. Ma pensare che qui c'è la neve e i 40 gradi che abbiamo Stamattina, banalmente. giorni, cioè. Ed eccoci al Monte Olimpo. Gli dei ci hanno messo anche alla prova con una foratura nella salita, ma noi l'abbiamo riparata. E alla fine ci hanno graziato Con una vista incredibile. Qui c'è un paio di rifugi che ora andiamo a vedere come funziona. Comunque venire qui a passare la notte. Che bello! Che bellezza! Spettacolo. Ti metti qui al riparo. Marchiato il rifugio al Monte Olimpo. Guarda qua. Ducati? Cavolo, non abbiamo un adesivo Ducati. Ecco, la Twingo.
Guarda qua. Forse siamo il primo multistrada che è salito nel Monte Olimpo. Può essere. Potremmo, anzi, se qualcuno è già salito nel Monte Olimpo con una multistrada, ce lo faccia sapere. Potremmo essere i primi, ma non lo sappiamo. Il cameraman. Decisamente valsa la pena. Ora siamo qua, questo posto stupendo, a godere di tutta questa bellezza. Poi farei un attimo, prima mentre facevo questa strada, pensavo, siamo stati in autostrada per 700-800 km, poi strade a curve, tutti belli a guidare, e poi in mezzo ai sassi per arrivare fino a qui. Cioè, che spettacolo! Purtroppo i giorni stanno per terminare, insomma, scarseggiano, quindi bisogna rientrare. Però E ci mancano i nostri colleghi e soprattutto noi manchiamo a loro. Ahimè. Andiamo. Scendiamo, dai. Ciao Monte Olimpo! Partenza da Lamia. Ieri la giornata è stata lunga, siamo arrivati 11:30, quasi mezzanotte. quasi mezzanotte. Abbiamo saltato anche la cena ieri sera. Abbiamo detto andiamo a letto, siamo pieni ancora delle cose che abbiamo mangiato i giorni precedenti. No, però abbiamo ancora un problema di perdita d'aria. Diciamo che la riparazione di ieri ci ha consentito di arrivare a casa, però adesso dobbiamo passare da un gommista che ci vulcanizza, ci mette una toppa dentro, così possiamo proseguire il nostro viaggio senza problemi. Eh sì, purtroppo è un taglio e quindi diciamo che i vermicelli riescono a fare, ma un pochino d'aria esce comunque. Quindi ne abbiamo messo addirittura 2, ma dobbiamo vulcanizzare la gomma. Cerchiamo un gommista. Adesso che ho finito di cambiare la ruota e di sistemare la gomma, possiamo partire. Пише да дойдем на Киранския и си Дукати. Пари Киранския здорово. Не, брат, годи. Bravo. Diciamo remota della Grecia, cioè molto poco turistica, direi, questa zona, proprio Grecia vera. E abbiamo visto questo chioschettino. Vista l'età degli avventori, potrebbe essere uno di quei posti sinceri che regala emozioni e sorprese. E Andre sta sperimentando questa bibita alla ciliegia che traspira dolcezza solo dal colore. Devo dire che buone, però mi sono venuto 3 cari.
E ora la signora del ristorante molto carina ci preparerà da mangiare. La cosa bella è che stiamo aspettando il fuoco, cioè 15 minuti, 20 minuti che dobbiamo accendere il fuoco. Roba vecchio stile, Vi faremo sapere. Comunque abbiamo mangiato da Dio, in questo posto veramente Sincero, assolutamente. sincerissimo, conduzione familiare, piccolino, alla vecchia. Spettacolare, Sì. spettacolare. Comunque prima stavo pensando che adesso tu forse sei un po' altino, non ne senti tanto l'esigenza, però l'abbassatore è fantastico, con le motocarica, valigie, far manovra. Adesso io non sono piccolino, però No, ma ti dico anche Tanta per me che sono 1,94 m, ma con la moto con le borse cariche e quant'altro, avere la moto che si abbassa quando devi fare manovra è un vantaggio per chiunque. Sì. Poi ritrovarla automaticamente quando acceleri nell'assetto di guida è un gran vantaggio. sì. Comunque anche adesso che siamo qui in questa stradina in discesa, freno posteriore si sente che è più efficace. Sì, anche qui che siamo carichi, senti che non va mai in crisi, poi anche il leverismo regressivo la rende bella progressiva, e poi aiuta anche la strategia rear to front, che in ABS 3, quindi in touring, è di default, che accentua la forza frenante quando si frena col posteriore, quindi soprattutto in una fase di viaggio così è un bel vantaggio. Poi è importantissimo l'uso del freno posteriore, quindi è importante che sia così potente. Frena di più performance, vado più forte, mi fermo prima. Invece è proprio anche una questione di relax di guida, perché senti che la frenata è modulabile, però comunque se premi frena, ti approcci alla guida in un modo molto più rilassato. Comunque oggi la strada su di montagna, ora a parte tutto, Tanta roba. tanta roba, bella, asfalto Poi, perfetto. ma che strade temperatura. assurde ci sono? Io. Larghe e poi tac, No, quella- stradina che non ci passa neanche. Quello è assurdo, dici, cavolo, qui sono
un collegamento fra due macro città e poi ti infili in un imbuto, una strada secondaria mezza sterrata. Bellissimo. Diciamo che anche questa zona della Grecia Una bella- meno inflazionata, meno non Poco so, turistica. poco turistica. Poco turistica. Quanti anni? 60. 60 anni? 60. Quanti pesci? Quanti vedi? Cioè? Uno tipico qua, Sì. Grazie. dolce. Mi sembra di Dolce? essere un bambino con i dolci Sì. in mano. Va bene? Grazie. Benissimo. Oh, abbiamo mangiato da Dio pesce strepitoso. Strepitoso. Sì, Dai. sì. Comunque è ora di andare a letto Eh, che domani ultima tappa prima del traghetto. Ultima tappa in Grecia e poi dopo vabbè, rientro a Bologna, quindi insomma sono altri chilometri. Domani magari bagnetto mattutino. Anche Vediamo, perché dai. andiamo in Grecia e non facciamo un bagno. Non sta. Siamo arrivati, ultimo giorno, però Sì. concludiamo in bellezza. Brindisi Borgo. Autostrada e via. Ah, è stato un bel giretto comunque, non Ah, me l'aspettavo. soprattutto una Grecia un po' diversa. Anche oggi si è fatto una bella stradina, bei curvoni veloci, bell'asfalto. Sì, poi tutto lungomare, attraversare questi paesini tipici con questi porticcioli, la gente locale, bello. Oh, Siamo arrivati a Brindisi. finalmente. Però viaggiare col traghetto di notte è stata una gran cosa. Uno Sì. dorme, arriva, bello riposato, non Sì. è male. Adesso siamo belli riposati, pronti per spararci 800 km per sì. tornare a Bologna. Anche perché domani abbiamo da fare in ufficio tutte e due, mi sa, quindi bisogna. Non abbiamo altro tempo. Io oltretutto qui al mare c'è un bel venticello, ma Potrebbe essere caldino dopo. mi sa che tolgo le maniche di questo giubbotto, prendo il corpetto che abbiamo con le protezioni che è più traforato perché vorrei soffrire un po'. Invece Questa sono giacca qui andato è bene più- all'andata. La bella tengo. traspirante questa. Dai, andiamo. Andiamo. Oh, ce l'abbiamo fatta. Siamo rientrati. Dopo 3.000 e rotti chilometri. Poco più di 3.000 km. In meno di una settimana. 6 giorni perché il traghetto invece che notturno è stato diurno, quindi abbiamo perso un giorno e ne abbiamo macinati di chilometri ogni giorno. In cima al Monte Olimpo, nello sterrato e fuori strada, autostrade, strade a curve, paesini con il ciottolato. E devo dire che anche la Grecia è stata una gran grande sorpresa. Molto variegata, io non me l'aspettavo, me la ricordavo diversa quando l'ho attraversata. Ma perché poi abbiamo fatto una Grecia meno turistica, un po' particolare, molto vera, con persone molto ospitali, gentili, paesaggi che cambiavano molto velocemente. Siamo passati possiamo parlare dal mare. dal mare alle meteore che sono completamente Paesaggio lunare. esatto, alle montagne con appi, abeti.
stato molto bello. E ci devo tornare assolutamente perché mi ha stupito. Speriamo di avervi fatto emozionare come ci siamo emozionati noi. Soprattutto speriamo che le emozioni che vi abbiamo trasmesso vi portino a salire in sella, partire e viaggiare.